Ciao, ciao a tutti, abbiamo Ciao, oggi un grandissimo ritorno che è Alessandro. Ciao, ciao ciao, Alessandro. ciao, ciao. Ti chiedo di andare un pochino più indietro, se Sì, riesci ad essere comodo comunque, sì, così va ecco ti benissimo. vediamo meglio. Ecco, come stai Alessandro? Magari hai qualche novità da raccontarci, visto che è passato anche un Benissimo. po' di No, tempo. tutto bene. Piacere perché si mette in luce tantissime cose che magari molte persone fino a prima non sapevano di che cosa si tratta, perché è in un rapporto diciamo di coppia, se magari non ci si capisce, non si capiscono le dinamiche, per quale motivo, e poi alla fine si scopre che effettivamente è causato da un rapporto che diciamo considerato, che tante persone lo considerano un rapporto tossico, no? Mm. E, Sì. difatti questa cosa qua per me fa molto piacere, soprattutto diffondere questa cosa qui perché è, secondo me è molto, molto importante perché si incomincia a capire le dinamiche dei rapporti e di conseguenza anche, diciamo, il capire, perché in questa maniera si può approfondire i rapporti, si può salvare magari anche i rapporti, no, di coppia, perché se si incominciano a capire le dinamiche, diciamo, di queste persone, magari c'è la forza e l'entusiasmo di poter cercare di aiutare certe persone che sono in sofferenza, no? E questo mi sembra giusto perché per un motivo, secondo me, di grande, grande importanza, che la base di tutto sono i bambini. Cioè, i bambini, essendo, diciamo, ne risentono di queste cose qua, perché i bambini se si trovano in un ambiente sano crescono anche sani e di conseguenza quando crescono non hanno le problematiche, perché se un bambino nasce all'interno di una famiglia tossica, finalmente ho capito anche io il rapporto che ho avuto e quindi mi sono, diciamo, buttato su queste cose qua, su queste dinamiche, ho imparato chiaramente anche perché ero in un periodo un pochettino critico perché avevo avuto un divorzio e quindi di conseguenza, sai, è difficile dopo un rapporto che stai con una persona, vai in sofferenza ovviamente Sì. perché la Vogliamo magari fare un breve riassunto, poi naturalmente invitiamo a seguire l'altra precedente intervista in modo che insomma lì possono avere tutto il racconto, magari in breve, ecco, raccontare come hai vissuto tu l'esperienza con questa donna con cui poi alla fine insomma la relazione non è andata sì, come speravi chiaramente, e purtroppo certo. c'è un divorzio, ci sono delle bambine, ecco, di mezzo che chiaramente poi sono sempre i figli che ci rimettono di più. Esattamente. E beh, niente, io dal momento in cui che ho capito, ho scoperto questa cosa qui, e diciamo che ero in una fase veramente, insomma, l'allontanamento delle bambine per me è stato scioccante perché io fondamentalmente, cioè, sono un padre e mi sembra di avere tutti i diritti di stargli vicino. E nel primo periodo non riuscivo a dormire, nel periodo della mancanza di queste bambine, poi anche sentivo le voci, cioè è stata una cosa molto, molto dura. Cioè io credo che molte persone che hanno subito queste violenze, Dio, è molto dura. Io sto soffrendo anche tuttora, ovviamente, però diciamo che il primo periodo, la lontananza delle bambine per me è stato scioccante, anche per le bambine stesse, ovviamente, Sì. perché le bambine
stanno soffrendo e hanno sofferto. Ovviamente adesso in queste circostanze, dopo 5 anni passati, si stanno abituando sempre più alla lontananza del padre, perché ovviamente, come si sa, le dinamiche di una donna narcisista che ha delle caratteristiche che sono con base borderline, e diciamo che hanno questa malignità, che hanno diciamo certi tipi di narcisisti. In questo caso ho riscontrato, seguendo diversi psicologi, che è praticamente una persona che io ho avuto questo rapporto, è una donna narcisista patologica e che ha delle caratteristiche covert, overt e anche con caratteristiche di istrionismo, e anche le manipolazioni fatte con il gaslighting, che sarebbe praticamente la peggiore violenza psicologica attualmente riconosciuta, perché chiaramente il gaslighting è, diciamo, è una violenza psicologica che è molto, molto più pericolosa, diciamo, di una violenza, chiaramente. E questa violenza psicologica sappiamo benissimo che fa veramente male. Quindi questo rapporto che io ho avuto, ho riscontrato, come dicevo, ho riscontrato questa caratteristica, queste dinamiche comportamentali di questa persona, e ho proprio, posso dire, tutto quello che ha questa persona. La problematica adesso è quello di, diciamo, di riuscire a salvare questi bambini. E questo è la problematica, perché questo è un esempio di tanti padri sofferenti, come anche madri, per l'amor del cielo. Ma molto spesso ho riscontrato che certe donne hanno, diciamo, questa sottile caratteristica un po' subdola, molto nascosta, che alla gente diciamo, non riesce a vederla. Certe persone invece riescono a capire e a vedere. Magari tanti fanno finta di non vedere, ma diciamo, però la realtà è questa, cioè parliamoci chiaro, cioè io diciamo queste caratteristiche di questi narcisisti, che comunque parlo anche di uomini, perché ci sono anche tanti uomini che hanno queste caratteristiche, per l'amor del cielo, sono persone molto pericolose, perché per esempio i covert sono diciamo, molto pericolosi, soprattutto se magari vogliono fare un ultimo incontro con una persona che si sono appena lasciati. È molto pericoloso, è sconsigliato a fare incontri al buio, tra virgolette, oppure incontri, diciamo, in posti isolati, ecco. Comunque la mia esperienza è una delle tante uguali come tantissime altre persone. Chi ha sofferto di più e chi ha sofferto di meno. Io, essendo considerato una persona, dimmi se sbaglio, PAS, che è praticamente una persona altamente sensibile, riesce a capire certe dinamiche un po' in più rispetto a tante altre persone, cioè, ovvero si riesce a, diciamo, a percepire in maniera come lungimirante, una persona riesce a percepire un po' più in là di tante altre persone che non ci fanno magari tanto caso, ma queste sono caratteristiche di certe persone che la possono avere tutti, ma questa non è che è di grazia ricevuta, è anche causato dall'esperienza che una persona lo fa, perché, come dice anche il famoso Bob Proctor, siamo tutti
tutti uguali, cioè non è possibile che sia uno più bravo o meno bravo. Cioè, questa è una cosa che si impara nella vita, no? Ecco, io quindi adesso la mia lotta è di far capire alle persone che hanno queste caratteristiche di stare distanti dai bambini, perché i bambini sono quelli più sofferenti, sono quelli che soffrono di più. I bambini, che io ci tengo molto, ci tengo tantissimo a questa cosa qua, è che sono quelli più sofferenti. Dal momento in cui subentrano all'interno di un rapporto con un genitore tossico, assume e assumerà tutti i paradigmi che impara tramite i messaggi che gli vengono trasmessi dal genitore tossico. Ed è ovvio ed è palese che all'interno del suo DNA, che già parte con metà, diciamo che ha le caratteristiche di una persona tossica, ovviamente se sta vicino ad una persona tossica non c'è verso che tenga che il figlio è quasi sicuramente sarà una persona tossica. Per esempio la mia figlia ovviamente avrà la primogenita avrà sicuramente al 100% queste caratteristiche. E questo a me dispiace, però purtroppo questa è, diciamo... Quindi tu vedi, riscontri che questa è la figlia maggiore, quindi? Assolutamente, perché io ho riscontrato tantissimo in tanti esempi del momento in cui che io ho avuto rapporti con questa bambina. Il fatto è molto importante anche questo esempio, tra la bambina grande e la bambina piccola c'era una grande differenza. La bambina piccola si vede che agisce per suo conto, cioè l'azione del bambino quando agisce, soprattutto se sta vicino a un fratello, una sorella, il bambino agisce di suo conto. La sorella, in questo caso, nella mia esperienza, prende il giocattolo in mano perché ha avuto l'idea. Cioè di riflesso, quindi agisce un po' di esatto, cioè riflesso. allora noi empatici come reagiamo? Cioè ad ogni azione che dobbiamo svolgere, l'azione che noi svolgiamo lo facciamo e ci immedesimiamo su quella cosa che dobbiamo fare, qualsiasi cosa. Il narcisista guarda e copia, cerca di copiare. Certo. Perché non ha lo spirito di iniziativa, ok? Non ha questo spirito di iniziativa. Ecco perché la figlia più grande, dal momento in cui che la mia figlia più piccola incomincia ad agire, perché in qualsiasi cosa che trova un oggetto incomincia a creare qualcosa, la figlia più grande automaticamente prende, anche io voglio fare così, ma questa è proprio perché non ha imparato queste dinamiche dalla nascita, proprio perché all'interno di questa, diciamo, di questa famiglia c'è questa caratteristica di una madre che è stata, adesso non lo posso sapere, Anche ma comunque perché è stata violenta. essendo la primogenita, diciamo, ha subito maggiormente il condizionamento della madre, insomma, in questo caso, mentre Sì, fortunatamente almeno magari l'altra bambina più piccola è riuscita così a sviluppare una individualità per un maggiormente semplice rispetto motivo, all'altra. perché a me dispiace tanto, perché, come posso dire, cioè io la amo tantissimo, io la amo, io non so cosa potrei fare per per poter aiutarla. C'è ancora la possibilità di poter salvare questi tipi di bambini, ma purtroppo ci sono tanti impedimenti che non si riesce a salvarli, proprio perché adesso io ero l'altra settimana per vedere le mie figlie, ovviamente
ho per legge il diritto di guardare, di stare vicino a queste bambine, io mi sono presentato davanti e ovviamente non si sono presentate. Perché? Perché ovviamente l'insegnamento che viene stato fatto a queste bambine è un insegnamento, gli hanno tolto, diciamo, come posso dire, all'interno di questa famiglia, che non è Sì, una famiglia... l'affettività, insomma, cioè hanno fatto, la madre ha fatto in modo di metterle anche Certo, contro, probabilmente a te, ad esempio. assolutamente sì, Quindi praticamente certamente. tu sei andato anche per vedere le figlie e le figlie non c'erano. No, non Quindi è c'erano, stato anche una bella... ho eh, provato a telefonare alla figlia più grande, appena che mi ha sentito che ero io, mi ha chiuso, sì, e non è la prima volta. Quindi praticamente gli hanno fatto un lavaggio del cervello, sì. e questo lavaggio del cervello è molto, 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 molto pericoloso, Sì, perché certo. se all'inizio provavano delle emozioni perché c'era il papà, c'era questo, mentre adesso abbiamo una famiglia e una madre tossica, le emozioni che loro provavano adesso gliele hanno tolte. Sì, Quando cresceranno queste bambine non sanno qual è l'emozione, e la reazione in questo caso sì, sono diciamo che emozioni. dubiteranno delle loro emozioni perché chiaramente se vai a soffocare quelle che sono delle spontanee emozioni e affetto anche, chiaramente, Assolutamente. sì, Quindi le loro reazioni saranno la vergogna, la prima cosa, è la vergogna, cioè nel senso che io ho riscontrato anche questa cosa qui 2 anni fa, che l'ho incontrata nel parco giochi, la mia figlia più piccola, c'era la nonna, e quindi dal momento in cui che si è accorta la nonna della mia presenza, la mia figlia ovviamente si è trovata imbarazzata, si era bloccata come un blocco di ghiaccio, non sì. sapeva come reagire. Sappiamo, e so benissimo e so di certo, che la nonna è la fonte di origine di questa caratteristica, e questa è ancora peggio, è ancora maligna. Perché Difatti, tu hai cercato, scusami Alessandro, comunque di incontrarle, immagino che avrai fatto insomma tutti i tentativi per cercare insomma di avere un beh, contatto comunque con loro. certamente, se ti devo dire le mie dinamiche, penso che molte persone potrebbero veramente ricevere una grande rabbia dentro di loro, perché probabilmente sono dinamiche molto simili. A me è capitato personalmente di, diciamo, ovviamente, tutte le persone che hanno dei dubbi, faccio una parentesi, le persone che hanno questi dubbi hanno la sensazione di registrare, cioè perché stanno iniziando a capire che nel rapporto di una coppia, la prima cosa che pensi, ma mi sta mettendo nel dubbio, ma c'è nel dubbio, ti pone nel dubbio, sei sicuro o non sei sicuro, e a un certo punto, siccome una persona è molto forte e non si fa prendere in giro, incomincia a registrare, mentre le persone che si mettono in dubbio perché i narcisisti adottano il gaslighting, la persona che ha di fronte, la persona che è la finta amata, incomincia a distruggersi la propria autostima. Io, e quindi io sono riuscito a salvarmi per un pelo, perché diciamo, a parte che comunque ha distrutto gran parte della mia autostima, ma eh, come posso dire, non mi viene la parola, sono riuscito a salvarmi la mia dignità personale, cioè la mia anima, perché queste persone ti distruggono l'anima. Bene, comunque questa chiudo parentesi, ho fatto di tutto per incontrare le bambine,
e questo era 2 anni fa, mi sono recato lì per 6 mesi. La donna maligna, una madre maligna, perché lo dico proprio perché ci sono tutti gli estremi per poterlo dichiarare, e praticamente mi aveva detto anzitempo le solite false bugie, eccetera, che posso venire quando voglio, anche il fine settimana, non c'è nessun problema. Ho detto bene, avviso e vengo su. E dai oggi, dai domani, finché si è accorta che le bambine sono affezionate al padre. Allora lei ha detto no, non voglio più così. Ovviamente sappiamo benissimo le dinamiche di un narcisista maligno, covert, e voglio praticamente fare i documenti, cioè il diritto di visita. Cioè, rendetevi conto, un padre deve fare i documenti per il diritto di visita. Già questo fa ben capire Sì. l'assurdità di questo. Ma Cioè, almeno io devo... questo, Alessandro, dovrebbe darti il diritto comunque di vederle, le bambine. Certo, ma certo. Quindi praticamente ha voluto tutti i costi, avvisandomi al telefono, sai, non possiamo andare avanti così perché facciamo male alle bambine. Io so benissimo che è bugiarda, perché è sempre Sì. stata bugiarda, e lo facciamo, sai, e parlava in una maniera di, diciamo, caratteristica di uno che ha o sta usando una maschera del perbenismo. In realtà non è un perbenismo, difatti conoscendola molto bene, questa persona, allora ho detto va bene, facciamo questi documenti come vuoi tu. Va benissimo, perfetto. Lei ha incominciato a sfregarsi le mani perché loro amano queste dinamicità e per loro godono, i narcisisti godono in queste dinamiche perché sono anche sadici e quindi amano queste sadicità, godono della sofferenza degli altri, anzi, ma proprio godono, ma proprio con grande passione proprio su questa cosa qui. E quindi a questo punto ho dovuto prendermi un avvocato, pagare l'avvocato e mi sono presentato lì, benissimo, facciamo tutti i documenti, perfetto. Nel frattempo mi fa, a fine dicembre mi dice, senti, hai fatto i documenti? Sì. Certamente, sto preparando così almeno posso vedere le figlie. Ah, va bene, va bene. La prima cosa che ha detto, quando torni in Italia? Io sapevo benissimo e io ho detto, ma non lo so quando. Penso dal momento in cui che abbiamo i documenti, quindi dopo non c'è problema. Va benissimo, perfetto. Allora cosa è successo? Che io ho preso un appartamento in affitto e di conseguenza ho incominciato ad avere regolarmente il diritto di visita con le bambine, in modo tale che possono stare da me. Lei purtroppo è rimasta stupita di questa cosa qua e quindi ha incominciato a manipolare già la prima bambina, quella più grande, quella facilmente vulnerabile, quella che ha sofferto maggiormente, perché sappiamo una bambina che da piccola non è stata educata in maniera regolare ha dentro di sé una insicurezza ed è molto, molto, molto vulnerabile. Ed è successo che le bambine, uscita fuori di casa con regolare documento, venite, adesso andiamo. E mia figlia più grande, manipolata dalla madre, ha detto, ma io non vengo se non c'è la mamma. Ok, va bene. Partiamo con la macchina, la mia macchina, che poi se l'ha presa lei, ovviamente, e quindi praticamente era talmente agitata, perché io conosco, era talmente agitata perché si è sentita fregata, perché sono stato molto più astuto di lei, perché il narcisista pensa, però purtroppo arriva fino a certi livelli. Una persona empatica è molto superiore, soprattutto se è forte, come lo sono io.
E quindi cosa è successo? È successo che gli ho detto, guarda, sai dov'è la strada, no? Ti ho detto dov'è la via, sì, la conosco bene quella strada, che ha voluto accompagnarmi lei personalmente nell'appartamento. E beh, pensa, di tanta tensione, ha sbagliato pure strada. Ho detto, ma cosa stai facendo? Guarda che hai sbagliato strada. Era talmente tesa perché si è sentita sfregiata, si è sentita sfregiata e scoperta, perché ormai ho capito le sue dinamiche e quindi lei si è resa conto che io gliel'ho fatta sotto il naso, ma sono molto più intelligente di lei. Lei crede di essere molto intelligente o furba, ma in realtà non è così. Sono persone deboli. Dobbiamo ricordarci che i narcisisti patologici, pur essendo molto intelligenti perché sono abili studiosi, in realtà sono delle pessime persone che hanno una autostima che equivale a zero. La loro autostima si basa su esempi e su diciamo, applausi dalle altre persone. Difatti, ma dentro se stesso è una persona sofferente. Ok? Penso di essermi spiegato nel migliore dei modi. Quindi di conseguenza le bambine hanno incominciato a intraprendere questo percorso col padre e ho incominciato a stare bene, ho incominciato a giocare, ho fatto le foto, ho fatto le immagini, le bambine ridevano, ho fatto i classici giochi che si faceva qui in Italia, benissimo ho detto, e le bambine hanno cominciato a stare bene. La più grande si è reso conto che stava veramente bene e prima di uscire fuori ha fatto un gesto come per dire voglio stare qua, ma purtroppo devo andare. Cioè, il gesto che ha fatto non mi ha detto niente a parole, ma l'ho capita. E questo per me è un pezzo piccolo ma importante. E quindi poi Quindi successivamente aveva sabato, anche domenica. paura di esprimersi alla fine, insomma. Certo, perché in questo caso è un po' debole, no? Mm. Quindi i sabati e domeniche dalle 10 fino alle ore 18 stavano con me. La madre, ovviamente, come sai benissimo, come tutti i narcisisti di questa categoria, vogliono capire, entrano nelle menti delle persone, perché sennò altrimenti non riescono a manipolare e a dirigere l'orchestra. Ci siamo? Ovvero, devono entrare nella mente della persona. La mia figlia più grande, essendo anche vulnerabile, la madre gli fa fare quello che vuole lei, è ovvio, ed è anche palese, no? Quindi, trovandosi bene con le bambine, a un certo punto incominciato ad agire, perché ha pensato questo qua mi ha fregato, devo escogitare in qualcosa di nuovo, perché le devo allontanare dal padre, devo per forza allontanarle, perché ovviamente come tutti i narcisisti di questa caratteristica la base fondamentale è proprio l'abbandono, cioè le persone di questo tipo hanno paura di rimanere da sole e quindi faranno di tutto e di più per ottenere questo risultato, quello di, in questo caso, di fare di tutto contro il padre. Quindi cosa ha fatto? Nei giorni successivi ha incominciato a riscontrare che le bambine, una voleva andare a casa prima, quell'altra era un po' agitata, hanno creato un finto mal di pancia, un finto qualcosa. Ho detto, vediamo se è vero questo mal di pancia, vomito, eccetera. Era molto agitata e ho capito e ho percepito che le bambine prima, fino all'altro giorno, stavano bene, adesso tutti in un colpo, mal di pancia, questo, quell'altro,
e quindi hanno deciso di portarli a casa prima, però una è andata via prima con il consiglio della sorella, che è la famosa scimmia volante, no? Dopo, se vuoi, posso spiegare cosa vuol dire scimmie volanti. E automaticamente queste bambine hanno cominciato a essere molto più agitate del solito. Allora io gli ho scritto una mail e ho detto a questa madre di queste bambine, e gli ho spiegato: guarda, ho capito benissimo le tue dinamiche e questi finti tue diciamo manipolazioni sulle bambine. Non è corretto. Io mi sono messo anche a scrivere una ridacchiata, ho detto chissà cosa succederà adesso con la prossima settimana, visto che hai creato e artefatto tutto questi finti allontanamenti dal padre. Lei ha capito, pensando a lei di essere furba e intelligente, ha capito moltissimo, e quando gli ho scritto la mail, io penso che nessuno doveva stare lì vicino, perché lì era venuto fuori penso il diavolo. Ha capito che lei pensa di essere furba, come tutti i narcisisti. Dentro di loro fanno vedere che siano intelligenti, ma in realtà loro si credono furbi. All'apparenza delle altre persone lo considerano intelligente. Pensa un po'. In realtà sono molto intelligenti, ma abusano di questa astuzia dell'intelligenza per essere furbi. Quindi cosa è successo? Visto che mi sono accorto che era tutto creato, queste dinamiche, la settimana successiva le bambine sono entrate all'interno molto agitate, e lì ho capito che queste sue agitazioni erano frutto dei messaggi maligni sulle bambine. Quindi io ho cominciato a prendere il telefono e a registrare tutto, perché ho detto non si sa mai quello che può succedere. Cosa è successo? È che mia figlia più grande, essendo vulnerabile e manipolabile, la madre gli ha detto di registrare un'aggressione nei confronti della bambina più piccola. Ovviamente io ho registrato tutto. Quindi, guarda, sì papà, guarda, ti faccio vedere, senti, Aya, ha detto Aya, la bambina più piccola. La bambina più piccola ha detto: ma cosa stai dicendo? Sì, è vero, è vero. Ho detto: ma cosa? Ma state scherzando? Oppure... lì in quel momento le bambine non c'entrano niente, ma questa energia negativa talmente potente le sono impenetrate all'interno di queste bambine. Pensate quanta cattiveria può adottare una madre di questo tipo. Ed è evidente, perché poi non è solo la madre del male alle figlie in questo esatto, modo. non è solo il fatto di fare del male, è un'energia talmente negativa che gli rovina a livello psicologico. Certo. Ok? Quindi queste bambine si sono trovate in un'agitazione talmente tanto, a tal punto che ho detto: va bene, ero un po' anch'io agitato, perché questa agitazione me l'aveva creata, l'ha creata proprio la madre e anche la nonna, sottolineo. Quindi a questo punto ha fatto un gesto mia figlia così, io avevo il telefono registrato e io ho detto: questo non lo puoi fare, e io ho preso in mano il telefono per vedere chi è che gli scriveva, però purtroppo con i codici non ho potuto ad aprire. Le bambine spaventate si sono dirette all'interno del bagno e a chiedere aiuto. La madre ormai aveva capito che aveva creato questa aggressione
sulle bambine, ho detto, visto che brava che è stata la bambina più grande, ha obbedito come dovevo, come ha obbedito e ha fatto come ho voluto io. Purtroppo non gli è andata bene. E quindi cosa è successo? Ha chiamato la polizia, la madre, perché ha detto, andate polizia, c'è il padre che ha aggredito le bambine. Pensate un po', cioè siamo Quindi nell'assurdo. lei sta, cioè volevo orchestrare tutto un modo per renderti inaffidabile e allontanarti, insomma, in maniera definitiva e anche magari Ma per lei. assolutamente, ha fatto in questo modo. E cosa è successo? Sono entrati dentro 5 poliziotti rumeni, hanno iniziato a vedere cosa è successo. Cosa è successo? No? Mi hanno controllato se avevo robe armi, che cosa so io. Ero un po' anch'io un po' agitato, perché come un po' i poliziotti, 5 Certo. poliziotti all'interno. Cioè, sottolineo, tra l'altro, questa donna si è preso un partner poliziotto di spicco, e ovviamente perché un abile narcisista patologico, soprattutto donna, usa il fascino e sa benissimo. Certo. Questa è una caratteristica della classica, diciamo, io la vedo come, non è solamente il camaleonte o il pavone, che è una caratteristica per ammagliare praticamente le persone. Io vedo come la mantide religiosa. Questa è proprio la caratteristica di questo tipo di donna, la mantide religiosa. Difatti, quanti uomini sono morti e si sono suicidati a causa di queste caratteristiche, di queste dinamiche. Ma io posso dire con tutto orgoglio, sono fiero di me su quel lato lì. E quindi posso dire che è entrato praticamente la polizia e i poliziotti hanno detto, guardate qua, non c'è stata nessuna aggressione. Benissimo, hanno preso le bambine e le hanno portate nella stazione della polizia perché la madre arrivi là. E la madre, ovviamente, la sua facciata davanti alla polizia, mamma che strano, sai, un abile narcisista covert sa cambiare modo di parlare in base al tipo di persona. Certo. Ovviamente, se una persona gli sta bene, incomincia a pavoneggiare, se gli interessa, perché la base di fondo è solamente questione di interesse, non per altro, perché come sappiamo i narcisisti non amano e quindi sfruttano le persone, le sfruttano proprio nel vero senso della parola, e quindi adottano tutte le caratteristiche e le dinamiche che ormai sappiamo, no? Allora, ebbene, queste bambine spaventate di tale evento, ma non si sono rese conto della drammaticità, e questo verranno ferite perché sono bambine piccole e sono già ferite. Quindi va bene, ho detto, il poliziotto mi ha detto, guarda, sono un po' spaventate, no? La madre ha detto, tranquilla, ha detto, ma cosa è successo? Ma sai, ha parlato dall'altra parte senza la mia presenza, però posso immaginare il suo modo di parlare davanti a un poliziotto responsabile. Ha detto, va bene, dai, non è successo niente, dai, vediamo domani. E domani, sapendo una parentesi che ha un poliziotto in mano come partner, può pretendere di fare tutto quello che vuole, tanto c'è quello che è pronto, perché è tutto calcolato. Io mi sono presentato la domenica, il 7 o 6 giugno del 2020, nel 2019, 2 anni fa, nel 2020, 21, scusami, nel 2021 mi sono presentato lì, le bambine escono fuori, vestite normalmente, e mi fa, ma non possiamo venire, abbiamo paura di te.
cosa ho fatto? Ma state scherzando? Sì, abbiamo paura, figuriamoci. Cioè, le bambine fino a prima erano tutte felici, adesso le bambine mi dicono abbiamo paura di te. Io ovviamente ho registrato tutto e io ho incominciato a fare le domande. Perché avete paura? Dietro, nel cancello, era la madre che suggeriva cosa dovevano dire. Quindi pensate che trauma che hanno queste bambine, perché queste bambine sono traumatizzate. Faccio una nota. Sì, ma è anche una forma di dissonanza cognitiva che gli viene inferta, che è ancora peggio da certi punti di vista, perché una violenza fisica il bambino riesce in qualche modo magari anche ad elaborarla come tale. Una violenza psicologica di questo tipo è molto più difficile per un bambino, cioè è molto faticoso elaborare una cosa di questo tipo. Assolutamente, essendo piccoli, minori, figuriamoci. Sì. Non basta, e quindi praticamente la madre gli suggeriva, siccome tutte le persone incomincia a chiedere spiegazioni, perché è una cosa fondamentale, chiedere il perché. Se loro ti rispondono perché così voglio io, insistere, perché ho deciso io, perché all'interno di questo non hanno la possibilità di rispondere, perché sono state tappate da questa violenza. Cioè, i bambini, se non ti danno una risposta, è sicuramente al 100% un qualcosa di fondo che può toccare una violenza che deriva da fonti televisive, che deriva da notizie che l'hanno detto tutti, o proprio dalla famiglia, perché ci sono questi programmi, questi set mentali, questi paradigmi mentali, no? Ecco, se questi bambini non ti danno una risposta esaustiva, è sicuramente un problema che è di fondo. È un problema di fondo, ma questo anche nella popolazione, non è solo i bambini, per dire. Ecco, questo è successo, è un fatto veramente che certe persone magari non lo considerano, magari potrebbe essere una cosa da niente, Senti, ma in Alessandro, realtà è traumatica. Chiedo scusa Alessandro, c'è un modo per combattere questa situazione a danno delle bambine anche per via legale? Capisco sicuramente che sia difficile, però ti faccio questa domanda, se magari guarda, hai tentato, stai provando. Io ho fatto intanto una denuncia, no? Ho fatto diverse denunce. Ovviamente adesso all'estero, cioè io sono andato anche dai carabinieri, ma sai, le bambine sono all'estero, là c'è la polizia, io ovviamente non fidandomi della polizia del luogo, perché ovviamente abbiamo già capito queste dinamiche, e ovviamente la Romania non è un paese, va bene che è un paese dell'est, là c'è ancora tanta corruzione, c'è tantissima corruzione, questo è talmente evidente, ma anche perché c'è tanta ignoranza, Sì. soprattutto nella zona dell'est, pensando di essere molto intelligenti. In realtà ho riscontrato nella città persone che hanno, diciamo, mancanze veramente, cioè non hanno uno spirito di iniziativa, oppure sono persone molto chiuse, ma veramente chiuse, cioè non hanno il modo di espandersi, di dare questa, essere vivaci, c'è niente. Io ho vissuto 6 mesi e mezzo, ho riscontrato solo in pochissime persone, un locale in particolare che mi ha piaciuto moltissimo, perché sono persone veramente sociali eccezionali, posso dire, ma del resto sono veramente
veramente freddi. E ho riscontrato una piccola parte di alessitimia, che non è una malattia, è un tratto, è una caratteristica in tante persone. E questa alessitimia, se uno ha qualche conoscenza di questa cosa Sì, ne ho qui, parlato anch'io, sì. l'alessitimia è come una edera infestante. E questa è, diciamo, immagina questa edera che, diciamo, cresce su un albero e sai benissimo che fine che fa se non viene tolta l'edera, no? E questa deve essere curata, perché, diciamo, ci sono queste caratteristiche, queste dinamiche emozionali. E queste prove, purtroppo, questa caratteristica di queste persone che ho riscontrato sono proprio veramente, cioè non hanno niente di emozione, sono persone testa sempre bassa, cupa, ovviamente c'è Quindi tantissimi... non sono così esuberanti come quelli che comunque vengono in Italia, che generalmente è una No, popolazione che sente anche assolutamente, una grande assolutamente. considerazione di sé, no? Almeno quelli che, insomma, io vedo qui in Italia, che conosco anche qui in Italia, hanno una grande considerazione di loro Sì, stessi. no, beh, certi sono molto allegri, molto vivaci, ma vengono qui anche perché, figuriamoci, in Romania, almeno in quel posto lì, una persona che lavora per esempio alla metro in un centro commerciale che conosciamo, uno dei tanti, sapete quanto guadagnano? 1,90 € all'ora. È Penso. normale che le persone in Romania vengono a lavorare in Italia, anche a prezzo, anche 5 € l'ora, a loro gli bastano. Perché? Semplicemente perché a 1,90 € in regola non arriverai mai a 300 € o 350 € al mese. È difficile, io ho preso persone in autostop e mi dicevano io devo andare a casa, ma perché non prendi? Non ho soldi, non ho soldi e faccio autostop. Molte persone fanno autostop perché si devono spostare dalla città fino a magari un piccolissimo paesello sperduto nei campi, perché dove ci sono ancora senza indirizzo di casa ancora, e in certe parti sì, attenzione. Quindi guadagnano 300-350 € uno per fare il panettiere che fa anche 12 ore al giorno per fare anche le pizze, tra virgolette. Delle pizze lavorano 3 giorni, poi 2 stanno a casa e poi riprendono altri 3 giorni, perché il sistema di lavoro lì è completamente diverso, non è come noi qui. Ovviamente non so qual è quello più giusto e questo sbagliato, però noi siamo abituati in questo modo. Sì. Là invece è completamente diverso il sistema. Comunque sta crescendo, è un popolo che sta crescendo, però ovviamente qua sto andando fuori del tema. Quindi diciamo che queste caratteristiche di queste persone in quel posto lì è triste, posso dire la sincera verità, quello che ho percepito io, una tristezza enorme. Io dopo 6 mesi e mezzo sono ritornato qui, dove che è un paesetto piccolo di 7.000 abitanti, ho detto ma qua è un paradiso, cioè sono ritornato a casa, mi sono sentito veramente io, cioè là è un posto veramente triste, cioè una città di 220.000 abitanti, è una tristezza totale, credimi. In altre città, nella parte più occidentale sono un po' più, diciamo, un po' più vivaci, sono molto più pratici, sono molto più dinamici, sono molto più allegri, mentre in quella zona lì è una zona depressa. Questo la percepisco io, dopo sarà magari perché mi sento in un contesto abbastanza critico lì, però ho cercato di parlare con persone, ma veramente, cioè, Non ti vedo più. scusami, vediamo. Oh, mi vedi?
No, Aspetta, è accesa. adesso Mi ti vedi? vedo. Ecco, adesso sì. Non so perché si era spenta, non lo Ah, so. ok. Quindi, Ecco, questa è in una... pratica, insomma, questa tua ex, ecco, riesce a manipolare un po' tutti. Adesso, insomma, anche tra l'altro, avendo un compagno così nella polizia, pensa di poter sfruttare anche lui per metterti Certo, contro, tra l'altro, ma appunto, in una assolutamente. situazione per ostacolarti e a Ovviamente danno questa anche dei propri. persona, sì, ovviamente come dici tu, un partner, ovviamente questo partner è molto, molto vulnerabile, perché adesso Sì. abita addirittura a casa sua, cioè ci sono tutte le stesse dinamiche, proprio Sì, i paradigmi, le stesse dinamiche di quello che è successo con da te. sua madre, perché sua madre abitava lì e ha fatto venire il marito. Quindi sono le stesse identiche procedure, le stesse dinamiche. Quindi è molto, molto pericoloso, proprio perché studiando, Comunque, leggendo, scusa, ritornando a quel sì, fatto traumatizzante, tra l'altro per le bambine, che veramente, insomma, questo oserei anche dire, dimostra, non so, il grado di intelligenza di questa donna, si può dire, perché almeno da questo punto di vista, poi per il resto potrà anche essere super, diciamo, intelligente, ma arrivare al punto di danneggiare anche comunque le figlie per tutto, mettere su tutto questo teatro. Però alla fine mi pare che la polizia non ha capito che era tutta una messa in scena, insomma, in pratica. ma certo io ho fatto questa denuncia e l'ho messa anche all'interno del giudice, ma ovviamente lì io non credo ai giudici, difatti al primo giudice è fuggito via, nel senso che si è presentato davanti, hanno, guarda, io alla giustizia credo, ma è stato talmente palese gli interventi che sono stati fatti, è talmente stato palese che ho detto, bene, io ci metto dentro nella denuncia il suo comportamento, perché ha fatto di tutto per antonnare le bambine ed è lei la diretta responsabile, perché io ho fatto le procedure regolari, regolari come che mi è stato richiesto, ma tu non puoi permetterti di ulteriormente, invece di venire l'altra estate, 2 anni fa, di portarmi a casa le bambine perché ci sono i miei nonni, e no, ci sono i nonni, i loro nonni, che mia mamma sta per morire, mio papà anche, cioè ha 92 anni, mia mamma è in RSA, avevano il piacere di vedere. Dal momento in cui quando sono ritornate, i miei genitori si sono messi a piangere della disperazione. Quando sentirà questo messaggio, godranno, perché queste persone godono della sofferenza, Sì, certo. la sappiamo benissimo, godono tantissimo, ma va bene così, non importa. Comunque io credo al karma, e prima o dopo, diciamo, qualcuno verrà pagato per quello che ha seminato, perché io fondamentalmente ho sempre cercato di seminare il meglio possibile per poter far crescere. Ovviamente quelle persone che hanno seminato, ovviamente non hanno seminato un buon seme, presumo, no? Certo. Sappiamo benissimo, e quindi abbiamo capito queste cose. La problematica è che i bambini, essendo traumatizzati a livello subconscio, a livello molto pericoloso, perché all'interno della loro mente, essendo ancora bambini fragili, è difficile poi riuscire a indirizzarli su una strada diversa. Ed è molto pericoloso per questo, perché dipende anche dalle violenze. Mia figlia, comunque più grande, è già matematicamente, io già ho capito il suo futuro, io lo so già. La caratteristica di questa figlia, che ha le stesse sembianze della madre, avrà sicuramente il bipolarismo.
il bipolare, perché mia figlia, lei non si ricorda, ma io me lo ricordo, generalmente un bipolare, diciamo, assume questo comportamento dal momento in cui subisce delle violenze, anche molto fisiche, soprattutto fisiche. Ho riscontrato, ho testato in diverse occasioni, anche in diverse persone che ho conosciuto, e quindi praticamente avrà queste caratteristiche, quindi ansia, frustrazione e tutto il resto, perché non riescono a capire la dinamica, a percepire le proprie emozioni, no? E quindi l'unica, diciamo, soluzione che nel tempo si sta evolvendo e si stanno migliorando, diciamo, i trattamenti, si spera che con quelle nuove metodologie si possa risolvere, soprattutto nella fisica quantistica e nell'epigenetica, e soprattutto nel tipo di meditazione trascendentale, oppure certi tipi di meditazione o la mindfulness, no? Questi qua ti danno, presumo, diciamo, un grande aiuto. E poi c'è anche come la tecnica di EFT, che sarà tapping, che è una procedura che è stata, non so se è stata inventata da Dawson Karch, che è un americano psicologo, psicoterapeuta e, diciamo, ben esperto nell'epigenetica, come anche Joe Dispenza, no? Che io lo stimo moltissimo. Leggo i suoi libri ed è eccezionale. Ecco, quindi io, quello che a me interessa, diciamo, a me in particolare, è di salvare i bambini, Sì, perché certo. dove ci sono queste Ma io dinamiche. credo che, a parte, sì, tu dici quella maggiore magari è quella che evidentemente ne risente di più, sicuramente, perché di solito in effetti poi anche i primogeniti vengono più, subiscono di più i condizionamenti della madre, specie appunto narcisista, ma magari Sì, può essere che quando saranno cresciute qualche domanda se la porrà magari anche questa maggiore e vorranno certo. capire, ecco, chi è effettivamente veramente il padre. Adesso che sono ancora, vivono ancora con la madre, insomma, chiaramente è difficile, ma magari quando saranno adulte, sicuramente un qualche dubbio, io penso che speriamo anche la maggiore, magari l'altra, se ha più sensibilità, ecco, potrà riavvicinarsi a te, perché insomma un padre è Ma sempre io, un padre. di quello che capisco, anche le dinamiche, le caratteristiche, poi andrà tutto perso comunque, perché ognuno si fa la sua vita, perché ognuno fondamentalmente deve pensare per se stessi, no? Però se io ho il cuore, diciamo, per le mie figlie, io le amo moltissimo. Mi auguro che con i tempi che sono molto più veloci, che diciamo che le figlie prima magari ritornino. Ovviamente questa cosa qua, diciamo, queste persone che subiscono da madri o padri violente se ne accorgeranno quando arriveranno dai 40, 45 anni, 50 anni, come anche su Quora, che io pubblico e rispondo a tante domande, ai miei seguaci soprattutto, che parlo di queste dinamiche, molte donne, perché sono molto più, diciamo, attaccate a internet, sono molto più attaccate e vanno ad indirizzarsi su certi argomenti che a loro interessa, e mi hanno dichiarato moltissimo, ho detto, per mia sfortuna ho avuto una madre di questo genere, perché a me personalmente, una in particolare, mi ha detto mi ha devastato la vita, mi ha rovinato la vita.
e uno a 50 anni che ha queste dinamiche è difficile poi recuperare. certo. Un rapporto che magari una persona ha subito, un rapporto tossico che ha queste caratteristiche, magari un uomo che ha queste caratteristiche maligne, e se usa una donna per un suo piacere personale, che il rapporto dura 2 anni, ho conosciuto donne di questo genere su Quora che hanno avuto un rapporto di 2 o 3 anni e mi rispondono che sono state devastate. Quindi non voglio entrare in merito alle loro dinamiche, ma mi hanno spiegato grosso modo e mi hanno detto che, diciamo, non vedono l'ora di distaccarsi, ma sono talmente attaccate a queste dinamiche della codipendenza, e quindi di conseguenza staccarsi gli è un po' difficile. Ma se una persona ha frequentato un uomo per 20 anni, le ferite sono molto più profonde rispetto ad una che ha avuto un trauma o è stata traumatizzata da un rapporto, diciamo, narcisistico, da un rapporto tossico, da un narcisista per 2 anni. Una persona ne esce più facilmente in 2 anni rispetto a una persona di 30 anni, a meno che non ha diciamo, un ottimo psicologo, un ottimo psicoterapeuta che capisce al volo queste dinamiche. Non tutti, secondo me, hanno una esperienza profonda, e gli unici che hanno un'esperienza profonda sono tutti quelli che hanno veramente provato l'esperienza. Sì, ma anche in questo tossico. caso sono veramente pochi, e io vedo che ci sono addirittura psicologi che, insomma, c'è una coppia di psicologi che conosco che quando hanno rotto la relazione, l'uno incolpava l'altro di essere narcisista, salvo non considerarsi narcisista, no? Quindi, insomma, non c'è, ecco, ancora, secondo me, una grande conoscenza anche negli operatori, ecco, del settore, Certo. perché sì, sicuramente bisogna aver vissuto, ma averla vissuto veramente un'esperienza con un narcisista, perché non è il fatto di essere lasciati che ovviamente questo fa dell'ex un narcisista, oppure il fatto che comunque magari abbia sicuramente così, non abbia insultato, abbia fatto qualche così atteggiamento che può sempre esserci, ecco, e questo non fa necessariamente qualcuno un narcisista. Un narcisista è veramente una persona che, come dici tu, ti devasta lentamente, giorno per giorno, Certo. goccia su goccia, e magari Certo. anche andando in Sì. crescendo nelle svalutazioni, nei vari abusi psicologici. Sì, queste triangolazioni anche, no? Eh, Queste ho visto, ho riscontrato che loro vogliono, queste persone, per riuscire a distruggere la persona amata, perché è considerata, come sai, il succedaneo del genitore, no? E quindi adotta queste caratteristiche maligne, e quindi per poter adottare tutte queste caratteristiche, perché il suo obiettivo di questa persona è proprio concentrarsi per poterla distruggere. Cioè, per loro vedere morire un partner di questo genere non è che vanno nella disperazione. no, certo. Non vanno nella disperazione, anzi aumenta il proprio ego e la sua Certo, finta certo. autostima. Per loro, se il partner muore, sono felicissime. Cioè, dentro di loro hanno raggiunto l'obiettivo, perché l'obiettivo del narcisista maligno è quella di distruggerlo. Sì. È quella che ha cercato di fare con me.
Sì, sì, Perché certo. la cosa che vogliono fare dei narcisisti è quella di distruggerti a livello economico, e quindi per poter fare questo devono sapere i tuoi conti, le tue dinamiche, il tuo tipo di lavoro, quanto guadagni, quello che fai, perché lì loro si basano. I narcisisti, soprattutto, per loro il denaro è l'infa vitale, per loro è, diciamo, sono venali, cioè per loro è il primo della lista dell'approvvigionamento narcisistico. Per Sì. loro questo qui, nel sangue loro scorre denaro, per loro il sangue è denaro. Questo le persone devono capire questa ottica, perché per loro il denaro è la fonte principale e fondamentale. Quindi le persone, perché con quello loro possono prendersi, in casi estremi, usano sostanze stupefacenti, diciamo, sono soggetti ad uso di cocaina, anche sostanze ancora più pesanti, o sono amanti del gioco, giocano tantissimo. Difatti tutte quelle persone che voi riscontrate all'interno dei giochi, delle sale giochi, la maggior parte, soprattutto quelli che spendono, hanno queste dinamiche. Cioè, Sì. è inutile Tu ne sai dire no, non qualcosa, è vero, no? io sono appassionato, passo il tempo. Non è vero niente, perché una persona che butta 500-600 euro all'interno di una macchina, no, ha dei problemi, cioè ha dei veri problemi, e quindi li usa sfogandosi all'interno. E posso dire, scusate, io ho riscontrato tantissime donne, sono più donne che uomini. Perché tu hai Qua lavorato nel ramo, giusto? io ho lavorato nel settore e so cosa vuol dire. Ho Ecco, lavorato nei giochi. sì. Qua vicino c'è io sono da anni che non vado, e ci sono diversi casinò. Sì. La maggior parte sono donne che giocano, tantissime, ovviamente anche gli uomini, ma le donne sono quelle più frequentatrici di questa cosa qua. Cioè, giocano tanto. Attenzione, io, e lo torno a ripetere, io non sono contrario alle donne, attenzione, Certo, non certo, sono un misogino, ok? Però io sono del parere che tutti devono essere uguali, cioè anche per confrontarsi, ma ho riscontrato tantissimo queste dinamiche in molte donne. Sì, 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 Tante sì. No, no, volte, ma certo, l'ho visto, l'ho riscontrato anch'io, e comunque ci sono poi delle statistiche, ecco, a questo proposito. Quindi, sì. sono in forte aumento, e lo Sì, sai sì, anche tu, questo contribuisce moltissimo all'interno dei social. Non si rendono conto che il social in se stesso produce una sensazione un po', diciamo, negativa nel tempo. Non sì. si rende conto. Io lo uso, diciamo, per non far vedere: oggi ho fatto la torta, oggi ho fatto gli spaghetti, adesso sono in bagno, adesso Sì, sono per certo. strada. Cioè, questo, diciamo che secondo il mio punto di vista, è infantilismo, a meno che non esponi, che io sono appassionato di fotografia, metto le foto perché mi piace il panorama, non so, voglio far vedere a qualcuno il panorama, non è che ci metto la faccia io, però diciamo a me piace questa, è capitato qualche volta, ma non è che io vado a vedere, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro. Certo. Io uso più che altro come fonte di informazione per un messaggio che trasmette alle persone, per far capire che esiste effettivamente un narcisismo che, diciamo, chiamiamolo nascosto, subdolo, nascosto, perché ancora adesso, tuttora, non è veramente ancora capibile su tante persone. Le persone non si rendono conto che a fianco può essere una persona che ha queste caratteristiche.
e anche in casa, e anche gli amici che sono praticamente vicino a te. Cioè, queste cose qua bisogna stare attenti, perché se una persona, per esempio, vuole crescere, fanno di tutto per distruggerti, perché le persone che vogliono crescere, soprattutto le persone invidiose, e ovviamente non sono tutti narcisisti, però diciamo che anche il narcisista ha queste caratteristiche, queste dinamiche, invidia le persone che vogliono fare successo, sono gelosi, hanno le dinamiche che cercano di sabotarti, e trovano qualsiasi mezzo per influenzarti a non fare. Queste sono dinamiche che hanno queste caratteristiche anche i narcisisti. Certo. Dopo, gli amici sono quelli più terribili. Io ho riscontrato in questo, io ho lasciato tutti. Ho detto basta, cioè, e dopo riesci ad affinare quella mente quando sei da solo, riesci a capire che effettivamente ti poni questo dubbio, ma effettivamente fino adesso ho ascoltato molto spesso i consigli degli amici e effettivamente si è riscontrato che era tutta una bufala, perché quello che proponevo io era quello veramente, era quella parte giusta, quella che è praticamente la tua caratteristica, e difatti lo dicono tutti i mentori di adesso. Lasciate stare tutte queste persone, soprattutto gli amici, che ti danno questi consigli che servono solamente per buttarti giù, per distruggerti, per essere come loro, perché loro magari ci hanno provato e non ci sono riusciti, e quindi tu non devi crescere, devi essere come noi, e ti tirano dentro, no? Questo purtroppo mi dispiace, io ho lasciato tutte queste persone. Beh, hai fatto bene, Le ho certo. eliminate. Sì. Senti, Alessandro, io ti ringrazio tantissimo intanto, perché Sì. insomma è stato utile, ecco, questa ricostruzione, questo anche racconto, anche così della tua vicenda, delle bambine, dei figli, che è anche utile per chi magari si trova nella stessa situazione, e, insomma troverà molti Sì, spunti di io riflessione e mi anche auguro, conforto. mi auguro tantissimo Assolutamente. e che magari un giorno si possa creare un qualcosa per tutelare questi bambini. Eh, Purtroppo mi dispiace dirlo, ma io non credo più, viste tutte le esperienze passate a priori, anche sulla mia pelle, gli assistenti sociali sui ah, beh, bambini, certo. purtroppo no. Sì. Questi sono pagati per stare lì e basta. Ma purtroppo devo dire che gli assistenti sociali non guardano le dinamiche che sono nel profondo. Loro stanno lì e fanno e seguono praticamente questa prassi che devono fare dai superiori, ma in realtà non valgono niente. Difatti ho avuto io esperienza all'est che queste persone ovviamente sono manipolabili e sono praticamente ascoltano tutto della famiglia di loro. Io li ho fregati, diciamo, li ho presi proprio diciamo in flagranza, e anche qui perché anch'io mi sono presentato dagli assistenti sociali e Certo. quindi li ho presi in flagranza e non sapevano come cosa dire, perché hanno mentito anche su questo, perché li ho scoperti anche su quello, e anch'io ho denunciato anche quello. Beh, hai fatto bene. Sì. Alessandro, grazie, grazie infinite. Io ti devo ringraziare te di averti conosciuta, e mi auguro che continui su questa strada, perché è giusto che continui. Cioè, ti auguro Ti ogni ringrazio. bene, e se posso aiutarti lo faccio ben volentieri, e mi auguro che le persone possano ascoltare e che possano avere, diciamo, la possibilità di aprire gli occhi. Sì, Questo non vuol dire adesso un grande odio nei confronti di questi narcisisti, bisogna cercare di proteggersi, perché certo. secondo me è molto difficile stare con queste persone, no? Questo è. Sì.
Va bene, Grazie. io ti ringrazio tantissimo, un Sandra. caloroso abbraccio Anche a te. e spero, mi auguro che entrerà in onda al più presto. Certo, assolutamente. Grazie intanto. Un abbraccio. Ti ringrazio tanto, un abbraccio grandissimo, caloroso. Grazie a te, grazie a te, Ciao, Alessandra. Ciao. grazie, grazie. Ciao, ciao.